Scrissi questo brano nell'estate del 2001 per uno spettacolo intitolato Il nostro Shakespeare, in scena al Teatro Romano di Verona con Glauco Mauri e Valeria Moriconi, per la regia di Maurizio Scaparro. Fu un grande successo, inutile dirlo. Dopo lo spettacolo, a cena si parlava spesso di arte, di musica, di cucina, del nostro grande amore per quella francese, ad esempio, e la quiche Lorraine trovava sempre tutti d'accordo. Oggi la preparerò per voi. Ma prima di cominciare, se il video sarà di vostro gradimento, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Siete pronti? Incominciamo! Per una quiche di 28 cm di diametro avremo bisogno dei seguenti ingredienti. Per la pasta brisée, 125 g di burro morbido, 250 g di farina 00, un uovo e 5 g di sale grosso. Per la liaison occorreranno 250 g di panna liquida da montare, 4 uova medie, 250 g di gruyère a scaglie, 200 g di pancetta affumicata a dadini, del pepe nero, della noce moscata e infine del prezzemolo tritato. Inoltre avremo bisogno di un'impastatrice con la foglia, altrimenti va benissimo anche uno sbattitore elettrico. Un matterello! Una teglia tonda da 28 cm di diametro. Una frusta o una forchetta? Una frusta o una forchetta? Un foglio di carta forno. Ma se deciderete di utilizzare della pasta brisée già pronta, reperibile in tutti i supermercati, non vi servirà nulla di tutto quello che abbiamo visto finora. Sarà sufficiente una forchetta. Cominciamo con la pasta brisée. Inserisco nell'impastatrice la farina, il sale grosso e il burro ammorbidito ma non sciolto. Una volta ottenuta una sablé, ovvero una sabbiatura uniforme, aggiungo l'uovo precedentemente sbattuto. Do un ultimo giro di frusta fino ad amalgamare bene il tutto. Tolgo delicatamente l'impasto dalla ciotola, lo rovescio sul tagliere e poi con le mani impasto poco fino a formare una palla. La schiaccio delicatamente, la avvolgo in un foglio di pellicola e la ripongo in frigorifero per circa un'ora a compattarsi. Mentre la brisée si raffredda, prepariamo la nostra liaison. Rompiamo le nostre uova, le sbattiamo velocemente, uniamo la panna, del pepe nero e la noce moscata. Diamo un'ultima sbattuta. A parte avremo ridotto a dadini la pancetta affumicata e grattugiato il gruyère. Adesso dobbiamo solo realizzare la nostra quiche. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Intanto col matterello stendiamo la pasta brisée direttamente sulla carta forno, aiutandoci se serve con uno spolvero di farina, in modo da ottenere un disco del diametro di circa 30 cm o poco più. Rovesciamo la teglia sull'impasto e ritagliamo i bordi. Adagiamo la base sulla teglia e sistemiamo i bordi con i ritagli di pasta, bucherellandola con una forchetta. Distribuiamo ora il gruyère, poi la pancetta affumicata. Diamo ancora una mescolata con la frusta alla miscela di panna e uova e versiamola equamente sulla teglia. Come ultimo tocco, conferiamo una nota di colore spargendo del prezzemolo tritato, il che è facoltativo. Ora andiamo a infornare per 40-45 minuti. La nostra quiche ci chiama col suo profumo intenso e irresistibile. Ma noi non resistiamo, anzi,
La andiamo subito a sfornare. Che profumo! Bellissima e spero anche buonissima. Adesso la facciamo un po' raffreddare e poi la serviamo. Fragrante, saporita, elegante, appagante. La quiche Lorraine è adatta a ogni occasione. Come antipasto, un aperitivo, un meeting, una ricorrenza un po' speciale, ideale per un picnic in montagna o in spiaggia, addirittura in città. Magari, perché no, passeggiando tra le vie di Parigi. Grazie per essere arrivati fin qui e arrivederci a presto per una nuova ricetta in musica.